Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto i biscotti allo yogurt. Guardate come sono belli esteticamente, sono morbidissimi all'interno. Vi facciamo vedere tutti i segreti per farli venire così bene. Gli ingredienti che utilizziamo per fare i biscotti allo yogurt sono 350 g di farina 00, 30 g di amido di frumento, 120 g di zucchero vanigliato, 120 g di yogurt greco bianco, 100 ml di olio di girasole, un uovo grande, un cucchiaino di cacao amaro, scorza grattugiata di un limone, un pizzico di sale, 8 g di lievito per dolci. Per guarnire utilizzeremo cioccolato fondente al 70%, questo è il nostro preferito, potete utilizzare anche il vostro. Mandorle, granella di zucchero. Mettiamo la farina sulla spianatoia e mischiamo tutte le polveri. Abbiamo messo la frumina o amido di frumento, il cucchiaino di cacao, questo ci servirà per dare un colore bruno tipico del biscotto. Se avete in mente per esempio i biscotti quelli per i bambini molto famosi hanno quel colore bruno. Aggiungiamo lo zucchero, il cacao tra l'altro servirà, si sentirà appena, quindi conferirà anche un sapore particolare ai vostri biscotti. E andiamo a mischiare il tutto. Aggiungiamo anche il lievito per dolci. Noi impastiamo a mano, ma potete anche mettere tutto in una planetaria per fare ancora più veloce. Un pizzico di sale, scorza di limone. Preparare questi biscotti è davvero facile e veloce, però dovete stare attenti a bilanciare davvero bene gli ingredienti. Noi abbiamo collaudato questa ricetta, quindi potete seguirla alla lettera e vedrete che vi verranno benissimo. E mischiamo il tutto. Sapete che in genere i biscotti tradizionali, quelli friabili, si fanno con un sacco di burro, quindi qui stiamo utilizzando olio e yogurt, quella è la differenza. Quando andate a modificare gli ingredienti andando a fare questo tipo di biscotti potrebbero risultare gommosi. Stiamo rompendo l'uovo, stiamo aggiungendo lo yogurt greco. Quando andate quindi a modificare gli ingredienti dei biscotti tradizionali al burro, il rischio è che appunto i biscotti allo yogurt vi vengano gommosi e poi vedrete che l'impasto non è come quello dei biscotti al burro, che è facile utilizzare delle formine e dar loro una forma. Continuiamo ad impastare con le mani. Per ovviare al problema estetico vedrete che noi cercheremo di fare dei biscotti caserecci e di metterci appunto gli ingredienti che vi abbiamo fatto vedere, le gocce di cioccolato, le mandorle, in modo da creare dei biscotti che non devono essere necessariamente perfetti esteticamente, però neanche brutti. Vedete, stiamo continuando ad amalgamare e ad aggiungere piano piano l'olio. Adesso vi faremo vedere qual è la consistenza che deve avere l'impasto, perché non deve essere troppo appiccicoso, morbido ma non troppo appiccicoso. Vedrete che se seguite questa ricetta dei biscotti allo yogurt, che abbiamo veramente provato in tanti modi in modo che non venisse gommosa, vedrete che avrete un ottimo risultato. Alla fine i biscotti saranno morbidi dentro, non possono essere friabili assolutamente, però almeno non gommosi. Tra l'altro questa è una ricetta facilissima che potete fare anche con i bambini ed è adatta poi anche a bambini molto piccoli, perché essendo la consistenza del biscotto morbida possono mangiare anche bambini di un anno e mezzo. Abbiamo impastato per 5 minuti, quindi l'impasto si fa davvero in pochissimo tempo e gli ingredienti, vedete, ormai sono ben amalgamati tra loro, l'impasto è bello compatto. Questa è la consistenza. A questo punto facciamo un salsicciotto, vedete, e lo tagliamo a metà. Mettiamo quindi una parte in una ciotola coperta in modo che non si secchi e lavoriamo l'altra parte.
Stiamo spezzettando il cioccolato fondente. Ovviamente potete utilizzare anche le gocce di cioccolato già pronte, però noi preferiamo utilizzare il nostro cioccolato preferito, mentre con le gocce di cioccolato non è sempre possibile. Quindi preferiamo spezzettarlo e mettere così i pezzettoni nei biscotti. Quindi parte dei biscotti, con lo stesso impasto andremo a fare biscotti diversi, alcuni con le gocce di cioccolato. Questo perché poi i biscotti allo yogurt sono biscotti molto semplici e potete ovviamente lasciarli anche così, metterci solo lo zucchero a velo sopra, però risultano un po' troppo semplici, quindi metterci le gocce di cioccolato gli danno un po' quel gusto in più. Vi stiamo dando tutti i consigli per fare dei biscotti allo yogurt perfetti, ce la siamo studiati benissimo questa ricetta, quindi andate sul sicuro. I pezzettoni grandi li andremo a mettere sopra come abbellimento, mentre quelli più piccoli che rimangono, mentre li spezzettate, li mettiamo all'interno. Che poi tra l'altro, se pensate ai cookies americani, le gocce che sono all'interno sono belle grandi, sono molto più grandi rispetto a quelle che si trovano in Italia. Quindi così andate a fare delle gocce di cioccolato che sono più simili a quelle dei cookies. Cominciamo, vedete, a mettere tutti i pezzi piccoli di cioccolata che si è frantumata mentre la tagliavamo all'interno dell'impasto. A questo punto facciamo dei pezzettini da 35 grammi l'uno. A questo punto facciamo dei salsicciotti con ogni pezzo. Andremo a fare delle ciambelline. La lunghezza più o meno è, vedete, di 2 palmi di una mano e un pezzettino poi che rimane. Questa è la lunghezza. E chiudiamo le ciambelle. State molto attenti a dar loro forma in modo che il buco della ciambella sia molto largo, perché tendono ovviamente a gonfiarsi in cottura e gonfiandosi poi il buco si restringe e praticamente non è più una ciambella. Quindi attenzione a dar loro la giusta forma in modo che poi siano belli esteticamente. E ci mettiamo su le gocce di cioccolato, quindi le mettiamo sopra, che sono più belle così. Vedete? Se avete una teglia antiaderente non c'è bisogno di metterci la carta da forno sotto ai biscotti. Anche lo spessore del biscotto è fondamentale, perché vi abbiamo detto si va a gonfiare in cottura, quindi più o meno quanto il dito indice. Sono abbastanza sottili, ma poi si gonfieranno. Accendiamo il forno 170 gradi statico. Quindi su alcuni biscotti abbiamo messo le gocce di cioccolato, su altri andiamo a mettere le mandorle. Potete quindi variare un pochettino in modo da avere con lo stesso impasto biscotti diversi. Torta! Non è torta, biscotti! Vedete anche il colore, quel cucchiaino di cioccolato, di cacao amaro ha dato quel colore che volevamo, tipico del biscotto confezionato, che però è un bel colore. Adesso stiamo mettendo il latte su alcune ciambelline.
e ci mettiamo lo zucchero a granella, quindi per fare ancora un'altra variante. Col latte lo zucchero in granella si mantiene. Le schiacciamo un po', così si mantiene meglio lo zucchero. Sulle ciambelline con le mandorle ci mettiamo lo zucchero semolato. La prima teglia di biscotti è pronta ad andare in forno, la inforniamo a 170 gradi statico. Dobbiamo aspettare 20 minuti, ce la fai ad aspettare? Dopo 20 minuti sforniamo i primi. Eccoli qua, guardate che belli. In totale con quelli che abbiamo adesso nel forno sono 22 biscotti allo yogurt. Guardate come sono belli esteticamente. Se questa ricetta vi è piaciuta, come al solito fatecelo sapere nei commenti, mandateci una bella foto di questi biscotti nel nostro gruppo Facebook che è diventato un gruppo attivissimo, taggateci su Instagram con la foto dei biscotti allo yogurt fatti con la nostra ricetta e sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutte le informazioni su questa ricetta. Ultima cosa importante, iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella. Così riceverete le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Alla prossima ricetta, ciao! No, non sono pronti. Non sono ancora pronti. Non sono pronti? No. Com'è? Consigli questi biscotti allo yogurt agli altri bimbi? Sì? Come li mangi tu? Nel cappuccino. Buoni! Uno per mano. Zuppi.